Ciao a tutti, in questo video vedremo come inserire delle texture map, quindi delle immagini PBR, all'interno dei nostri materiali in Blender per creare effetti realistici. Nello scorso video abbiamo visto come creare delle texture procedurali, quindi generarle direttamente all'interno di Blender. Oggi vediamo come utilizzare delle immagini come texture da inserire all'interno dei nostri materiali. Se non sapete come creare un materiale, che cos'è e come funzionano le texture, vi consiglio di vedere i precedenti due video. Vi lascio il link nelle schede e in descrizione. Inserire un'immagine esterna come texture all'interno di Blender è molto semplice, in quanto ci basta selezionare il nostro oggetto, nel mio caso selezionerò il muro sullo sfondo, generare il materiale se non ne abbiamo già uno pronto e semplicemente andare a cercare un nodo adeguato. Possiamo fare Shift A e guardare in texture cosa abbiamo a disposizione, oppure semplicemente cercare image o image texture o texture map e scegliere appunto image texture come nodo. Questo ci permette di caricare proprio un'immagine all'interno del nostro shader, che poi possiamo naturalmente collegare. Prima però di procedere ci serve proprio un'immagine adeguata. Per prima cosa, una qualsiasi texture tendenzialmente ha un formato particolare, in quanto deve essere possibile replicarla all'interno della scena senza che si vedano gli stacchi. Infatti, una volta che la applicheremo ai nostri oggetti, questa verrà probabilmente applicata più volte in varie direzioni per coprire l'intero oggetto, e questo vuol dire che l'immagine deve essere progettata per questo motivo, altrimenti si vedrebbero gli stacchi tra un'immagine e l'altra. In più non è solo questa la ragione, ma anche il fatto che noi stiamo andando ad utilizzare delle texture non solo per il colore principale, quindi il base color, dove ci serve fondamentalmente una foto o un'immagine anche disegnata volendo, ma ci servono proprio anche delle altre mappe come quelle che abbiamo creato nello scorso video per avere una distribuzione precisa sul nostro oggetto, ad esempio della roughness, della metallic o anche di altri di questi canali. Abbiamo visto però la scorsa volta che queste mappe devono essere delle mappe con dei colori particolari, quindi possono essere in bianco e nero o anche con altri formati, perché in base ai colori lo shader andrà ad alternare la roughness più o meno presente, il metallic e così via. Per questo motivo quello che noi dobbiamo andare a cercare, se ad esempio vogliamo scaricarle anche gratuitamente da internet, sono dei pacchetti che hanno tutte queste mappe al loro interno e sono proprio chiamati PBR Texture. Servono proprio per fare i materiali basati sulla simulazione della fisica. Ad esempio uno dei siti più noti, ma ce ne sono veramente tanti, è Polyhaven. È un sito completamente gratuito, non serve neanche iscrizione ed è possibile trovare all'interno sia texture, sia modelli, sia HDRI, e infatti parleremo in futuro anche di questo. Se andiamo nella sezione texture abbiamo a sinistra un menu dove possiamo navigare fra le varie categorie oppure direttamente fare una ricerca in base al materiale che ci serve. Nel nostro caso quello che ci serve è un materiale appunto da applicare a un muro, quindi possiamo direttamente cercarlo oppure navigare per trovare quello che più ci piace, ma per fare il nostro esempio va benissimo il Medieval Red Brick, di cui possiamo vedere anche un'anteprima. Come potete vedere qui ci sono le mappe che ci vengono fornite, quindi le texture. Vedete che non è una sola ma sono diverse. Questa sarà sicuramente la mappa dedicata alla base color o a cosiddetta anche diffuse, che è quella che darà effettivamente l'effetto dei mattoni dal punto di vista del colore. Tuttavia, per andare a dare più realisticità dovremmo associargli anche altre mappe, possiamo decidere noi quali e quante, come per esempio la roughness, che sarà appunto una mappa in bianco e nero. In questo pacchetto abbiamo poi altre mappe come la displacement, che non vedremo in questo tutorial, ma che si basa sempre su una mappa in bianco e nero ed è molto importante per dare realisticità. Ci viene fornita volendo anche un'altra mappa ambient occlusion, che di nuovo non vedremo in questo tutorial, la normal che invece è molto importante, che vedremo fra poco, eccetera. Se appunto non avete mai creato un materiale, il mio consiglio è di stare sui 3 parametri principali, che sono la base color, la rough o la metallic o la specular se è a disposizione, e soprattutto la normal, perché come vedremo è proprio quella che ci darà moltissima realisticità. Se il materiale ci piace, andiamo a destra per selezionare il formato. Prima di tutto dobbiamo selezionare la risoluzione. Chiaramente più la risoluzione è alta, più sarà dettagliata, ma sarà anche molto pesante, quindi dipende dalla destinazione di queste mappe. Quindi se facciamo un render su Blender
possiamo andare su 4K, volendo anche 8K, ma per il nostro tutorial possiamo tranquillamente utilizzare una mappa 4K senza andare oltre. Possiamo selezionare il formato, nel senso che volendo possiamo scaricare anche direttamente in formato blend il tutto, ma per imparare davvero come si fa e poterlo anche fare su altri software perché funzionano allo stesso modo, il mio consiglio inizialmente è proprio utilizzare il pacchetto zip, perché questo ci dà la possibilità di scaricare le singole immagini. Quello che ci serve nel nostro pacchetto lo possiamo selezionare, abbiamo detto sono le 3 principali, quindi scegliamo la diffuse, che sarebbe quella da collegare alla base color, lasciamo pure per velocità JPEG, chiaramente un formato no compresso sarebbe meglio perché è di qualità maggiore. Per questo tutorial va bene lavorare anche con una mappa più leggera. Vedete che volendo abbiamo una mappa che riunisce Ambient Occlusion, Raster e Metal. Per semplicità appunto scarichiamo solo la diffuse e ci scegliamo anche la normal map, selezioniamo pure il primo formato. Una volta che abbiamo questi 3 elementi di base possiamo scaricare il pacchetto. Una cosa importante è inserire tutti questi materiali all'interno di una cartella dedicata. Quindi apriamo il nostro pacchetto e all'interno della cartella progetto facciamo già una cartella texture e creiamo anche la cartella relativa al singolo materiale, perché ogni materiale appunto può avere diverse mappe, quindi è meglio avere tutto raggruppato in modo ordinato. Questo ci serve anche perché Blender chiaramente prenderà queste mappe dalla cartella e sarà sempre un link relativo, quindi non saranno poi all'interno del progetto se non siamo noi a dirglielo, ma le prenderà ogni volta da quella cartella, e quindi se noi le andiamo a spostare o spostiamo il progetto senza spostare texture poi non verranno più ritrovate. Quindi una volta che abbiamo queste mappe, vedete che abbiamo scaricato la diffuse, quindi la base color, la normal che andremo a vedere dopo come funziona, e la roughness, che è appunto una mappa in bianco e nero. Per importarle all'interno del nostro materiale, come abbiamo detto, possiamo usare questo nodo cliccando su Open e andandoci a scegliere la texture relativa, e vedete che la riconosce e possiamo andarla a collegare. Quello che succede è proprio questo, cioè l'immagine viene applicata, o meglio proiettata, sul nostro oggetto 3D. Chiaramente non è detto che funzioni alla prima come ci aspettiamo, perché ci sono tutta una serie di caratteristiche da fornire al programma per dirgli come andare ad applicarla all'oggetto. Però vediamo anche che possiamo importarli in diverso modo, quindi visto che dobbiamo importare anche gli altri 2 canali, possiamo semplicemente trascinarli in modo da averli in scena. Prima di collegarli per vedere l'effetto finale, andiamo proprio a vedere questo discorso riguardo alle coordinate della texture che dobbiamo fornire per, ad esempio in questo caso, ruotarla correttamente, ma è possibile anche scalarla e fare altre operazioni. Questo è un argomento un pochettino più complesso e che quindi tratteremo nella maniera più specifica in un altro tutorial, ma per iniziare c'è un metodo molto rapido e molto comodo, soprattutto se parliamo di oggetti molto semplici come quelli che abbiamo in scena. Infatti ci sono dei nodi appositi che ci permettono di cambiare al volo le coordinate della texture, quindi ruotarla, scalarla e posizionarla in modo diverso. Potremmo farlo in maniera manuale, ma il metodo più veloce è, se non lo avete già attivo, andare in Edit, Preferences e andare nella sezione Add-ons. Qui possiamo attivare un add-on che è già all'interno di Blender, che si chiama Node Wrangler. Nel mio caso vedete che è già attivo, quindi lo attivate e una volta attivato ci renderà molto semplice fare questa operazione. Non solo, sarà ancora più semplice poi importarle le texture, perché permette di automatizzare questo processo. Quindi per prima cosa lavoriamo sulla base color, quindi sulla diffuse che abbiamo importato, e per collegare i nodi che ci servono semplicemente lo selezioniamo e premiamo CTRL T come texture. Vedete che ci vengono applicati 2 nodi che altrimenti avremmo dovuto caricare manualmente, che sono quelli che ci permettono di proiettare, quindi dare le coordinate della texture sopra l'oggetto. Per ora possiamo lasciare invariato il primo nodo, che è quello che fornisce appunto le coordinate di base, e possiamo modificare la mappatura. La mappatura vuol dire come la texture semplicemente viene proiettata, quindi disposta, in questo caso sul nostro muro. Possiamo, vedete, cambiare la location, quindi fare di fatto uno spostamento dell'immagine per riposizionarla qualora non ci piacesse. Possiamo soprattutto ruotarla, che è proprio quello che dobbiamo fare, quindi scegliamoci l'asse corretto, che probabilmente nel nostro caso è la Z, e ruotiamo l'immagine, vediamo se
meglio di meno 90 o più 90 gradi, ma direi che in questo caso meno 90 va benissimo. E chiaramente l'altra cosa che dobbiamo fare è scalarla, vedete, anche in modo non regolare, perché ora risulta strecciata, deformata. Quindi andiamo a modificare la scala sui vari assi finché non raggiungiamo una dimensione che per noi può essere corretta. Vedete che in questo caso l'immagine è chiaramente replicata, ma non si vede proprio perché la texture è stata fatta appositamente e quindi ha già queste caratteristiche. Nel mio caso una cosa del genere può andare assolutamente bene per iniziare, quindi vediamo già che con questo semplice nodo noi abbiamo la texture applicata. Cambiamo già metodo di rendering andando a visualizzarle con le nostre luci. Vado a spostare questa luce che in questo momento dà un po' fastidio perché abbiamo questo appunto riflesso proprio sul muro, e questo però già ci dice una cosa importante, cioè questo riflesso non è realistico proprio perché noi non abbiamo dato ancora delle informazioni su come deve essere questo muro. Ora noi dovremmo andare a cambiare ad esempio la roughness, in questo caso è a 0,5, quindi probabilmente è troppo alta. Se fosse a 0 sarebbe un muro super riflettente, ma anche in questo caso vedete che non è realistico, è una cosa che non ci aspettiamo da un muro di mattoni. Se fosse a 1 sarebbe meglio, ma comunque risulta ancora tutto abbastanza piatto. È comunque un bel effetto, ma non è ancora realistico. Per questo motivo ci servono le map, le texture map, quindi noi adesso andremo a importare, o meglio a collegare perché l'abbiamo già importata, la roughness, che ci sta proprio a dire in quali parti l'oggetto deve essere con una roughness più alta e in quali parti con la roughness più bassa. E vedete che tendenzialmente le altre mappe che non sono la diffuse o la base color ricalcano bene o male la trama di fondo dell'oggetto, quindi in questo caso riusciamo comunque a vedere la corrispondenza tra queste due immagini proprio perché va ad aggiungere dettaglio. La stessa cosa anche nella normal, che ha questa strana rappresentazione, ma riusciamo a distinguere i dettagli dell'oggetto. Questo è proprio quello che ci serve, quindi noi adesso andando a collegare non avremo più questa roughness uniforme, ma sarà diversa. Attenzione, perché se noi adesso guardiamo in modo isolato, quindi CTRL SHIFT e clicchiamo sul nodo, la nostra roughness è stata importata sempre con le sue caratteristiche di base, quindi non corrisponde alla versione che abbiamo modificato. Dobbiamo anche per questa mappa e quindi anche per le altre applicare le coordinate di mappatura. Potremmo di nuovo aggiungerle, ma in realtà, visto che le coordinate saranno per forza di cose le stesse perché le immagini sono state fatte in maniera identica, possiamo evitare questo passaggio. Ci basterà semplicemente ricollegare il vector, quindi il nodo di uscita, al nodo di entrata di ognuna di queste texture che abbiamo inserito. Quindi adesso siamo certi che queste tre texture saranno perfettamente sovrapponibili. Andiamo a vedere sempre con CTRL SHIFT click e vedete che effettivamente adesso corrispondono. Avviciniamoci al muro e vediamo già una differenza rispetto a non avere la roughness collegata, quindi i dettagli sono già cambiati. Non si vede ancora moltissimo e qui possiamo fare una cosa che abbiamo già visto nel scorso video, cioè se questa mappa roughness è troppo lieve possiamo modificarla, possiamo intensificarla, sempre utilizzando il color ramp come la scorsa volta. Color ramp lo andiamo a inserire tra il nodo della roughness e il nostro shader, e di conseguenza adesso lo possiamo intensificare. Cambiando il nero vedete che andiamo a intensificare la mappa. Chiaramente dobbiamo stare attenti a non esagerare perché possiamo generare degli effetti indesiderati. Se io vado a spingere molto, quello che accade, come potete vedere, è questo, cioè le parti lucide, che sono quelle tra un mattone e l'altro principalmente, vanno a fare questo effetto come se il mattone fosse bagnato, quindi potrebbe essere interessante se la scena appunto che stiamo facendo prevede che il muro sia bagnato o umido, altrimenti possiamo semplicemente aggiustarle. Anche qui se facciamo un'anteprima con CTRL SHIFT click possiamo vedere in che modo lo stiamo modificando. In questo modo è molto più contrastato, mentre nell'altro modo sarà più lieve, e nel mio caso lascerò una via di mezzo. Quindi cominciamo ad avere rispetto a prima un materiale realistico con dei dettagli. Adesso andiamo ad aggiungere la terza mappa, che è forse la più importante tra le tre per raggiungere quel dettaglio che rende il tutto più realistico. Poi naturalmente, come dicevamo, ci sono altre mappe da poter collegare per aumentare sempre di più il dettaglio, ma le vedremo separatamente. L'ultima mappa è proprio la normal map. Questa mappa è un po' particolare perché, come potete vedere, ha questa rappresentazione colorata, sono tre colori e sono tre proprio perché ogni colore gestisce di fatto le informazioni di profondità su un asse, quindi X, Y e Z. Quindi questa mappa va
a indicare quali parti delle immagini dovrebbero sembrare più, diciamo, in profondità e quale parti delle immagini dovrebbero sembrare più verso di noi. Quindi facendolo sui 3 assi, tutti questi dettagli dovrebbero darci la sensazione che il materiale non sia piatto ma abbia una sua profondità nei dettagli, quindi le fughe un po' più all'interno, i mattoni un po' più all'esterno e anche le singole sporcature del materiale leggermente diverse fra di loro. La normal map va appunto collegata a un nodo specifico che è questo normal e vedete che è indicata con un nodo colorato diverso dagli altri. Questo perché l'informazione che richiede è proprio un vettore, quindi un'informazione di direzione. Quindi non possiamo semplicemente, una volta importata, collegarla perché non funzionerebbe in maniera corretta. Noi infatti qua abbiamo come uscita un nodo color. Quello che ci serve è un nodo, diciamo, in mezzo che ci converta queste informazioni nel nodo viola del vettore. Per fare questo dobbiamo fare 2 cose. La prima è indicare all'interno delle proprietà di questo nodo che non si tratta di un'immagine qualsiasi, perché di default il nodo texture ci dice che questa è un'immagine col color space sRGB, quindi come un'immagine per così dire normale, ma in realtà noi stiamo usando quest'immagine che porta delle informazioni diverse che non sono RGB, quindi prima di tutto dobbiamo dirgli che questa è una non color, quindi non vogliamo utilizzarla come immagine per così dire colorata tradizionale. Questo è importante perché altrimenti poi la roughness non funziona bene. L'altra cosa che dobbiamo fare è semplicemente aggiungere un nodo nuovo e se non sappiamo dove trovarla semplicemente cerchiamo normal map, che è proprio quello che ci serve, e vedete che esce fuori vector normal map. Quindi questo nodo prevede il collegamento di un nodo colore e prevede l'uscita di un nodo normal, quindi è fatto apposta proprio per questo. Appena lo colleghiamo vediamo subito la differenza, noi ci avviciniamo anche al materiale e possiamo vedere come in effetti ora la nostra texture risulti molto più realistica. Possiamo anche aumentare o diminuire la forza, quindi per mostrarlo bene nel video vado a esagerare, anche se non bisognerebbe andare in maniera così spinta su questi valori, però almeno ci permette di visualizzarla. E come abbiamo già detto in precedenza, tutto questo lavora insieme alle luci, quindi i nostri materiali, le nostre luci vanno un po' messe contemporaneamente perché le luci influenzano comunque il modo in cui vengono rappresentate le texture e viceversa le texture possono essere influenzate poi nel rendering, nella resa, in base a come abbiamo messo le luci. Quindi se io adesso vado a cambiare la posizione di questa luce vedete che il dettaglio viene ancora più fuori proprio perché sto posizionando la luce in una posizione dove ci si aspetta che le ombre siano più pronunciate. Quindi vedete che questo materiale, questo oggetto, pur essendo una mesh completamente piatta, in realtà ci dà questa sensazione di profondità. Vado a togliere la normal map, vado a mettere la normal map, quindi la sensazione e la resa è molto evidente. Poi di nuovo ora posso andarmi a gestire la roughness vedendo come cambia anche questa informazione, quindi se vado a esagerarla di nuovo abbiamo questo effetto eccessivamente lucido e bagnato, che però può essere anche un effetto voluto in base a quello che dobbiamo realizzare. Vado ad aumentare un po' la potenza di questa luce, magari cambio anche il colore su un colore un po' più neutro, e adesso quello che posso fare è semplicemente applicarlo anche all'altro muro ed ecco che abbiamo già una scena con una resa completamente diversa e più realistica. Allo stesso modo, molto rapidamente io posso scaricare un altro materiale, ad esempio quello del pavimento o del tavolo, completiamo a questo punto col pavimento per avere una scena più completa. In questo caso appunto prenderò questo pavimento, di nuovo rimaniamo sulle 3 mappe di base, non c'è bisogno per ora di complicare la situazione, creiamo il materiale per il pavimento e un'altra cosa interessante, una volta che abbiamo copiato nella nostra cartella progetto il materiale corrispondente, è che ci può aiutare anche nell'importazione il node of Wrangler che abbiamo aggiunto, quindi facendo CTRL SHIFT T, selezionando prima lo shader e poi CTRL SHIFT T, noi possiamo semplicemente dargli tutte le immagini e in teoria dovrebbe non solo importarli ma anche già collegarli correttamente. Infatti se vediamo lo ha fatto automaticamente. Essendo che questo appunto add-on lavora in base alla nomenclatura, non sempre riesce a riconoscerla correttamente, quindi potrebbe non funzionare. Ad esempio in questo caso ha collegato e importato correttamente le prime 2 mappe, la roughness e la base color, ma si è perso la normal map. Allora in questo caso facciamo rapidamente l'importazione, gli diciamo non color, gli applichiamo
che è già pronto il nodo delle coordinate, cerchiamo normal map e lo andiamo a collegare per il pavimento. Vedete che la normal map funziona molto bene, possiamo proprio vedere il dettaglio. Chiaramente dobbiamo scalarlo perché adesso ha delle proporzioni assolutamente sbagliate, non realistiche, quindi possiamo selezionare trascinando tutti e tre i valori e moltiplicarlo. Una cosa del genere potrebbe andare bene e stiamo passando dall'avere una scena abbozzata a qualcosa di molto più interessante e realistico. Possiamo procedere così aggiungendo appunto i materiali anche al tavolo o agli altri oggetti presenti in scena. Andiamo a importare molto rapidamente una texture sempre legnosa per rimanere in stile, ma questa volta per tavolo e sedia. Per semplicità ne utilizzerò uno solo e vediamo che è molto rapido. Facciamo CTRL SHIFT T, selezioniamo, anche qui ha collegato quasi automaticamente del tutto le texture. Di nuovo andiamo a importare la normal che non ha collegato, mettiamo le coordinate di mappatura che tra l'altro in questo caso non sono neanche da modificare, settiamo non color e settiamo normal map. Adesso anche il nostro tavolo ha una texture con tutti i dettagli. Abbiamo quindi visto in questo video come importare delle immagini come texture, delle mappe, come trovarle e anche come gestirle in maniera rapida. Chiaramente poi su questo argomento ci sono moltissime altre cose da dire, ad esempio le coordinate di mappatura le abbiamo utilizzate nella maniera più semplice possibile, ma in questo modo non sono sempre utilizzabili in quanto gli oggetti sono irregolari e vedremo che servirà un procedimento apposta che è appunto l'UV editing, che serve proprio per gestire le coordinate di mappatura su oggetti complessi, come anche altre opzioni che vedremo in video appositi. Come al solito fatemi sapere se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial.